Buongiorno a tutti, ben ritrovati qui su Radio Rossonera. È un lunedì, ve lo dico anche, 26 di giugno del 2023. Ci ritroviamo per il terzo editoriale del lunedì, quello che vorrà essere un appuntamento fisso qui su Radio Rossonera, un appuntamento che darà un po' il là alla settimana che poi andremo a vivere, o meglio, come abbiamo detto più di una volta già, sarà un lunedì anche per analizzare la partita del weekend, ma ahimè, insomma, in questo momento partite nel weekend non si giocano, ma si parla di tutt'altro. Si è parlato 2 lunedì fa dell'addio di Paolo Maldini, un lunedì fa avevamo abbozzato le cessioni eccellenti, non pensando, in tutta onestà, che si sarebbe andato a toccare Sandro Tonali, e invece poi nel corso della settimana, già qualche ora dopo, si era capito che l'indiziato numero 1 sarebbe stato proprio Sandro, e con la partenza di Sandro la prima cessione eccellente, l'ultima di questo calciomercato, anche perché altrimenti, cari miei, dobbiamo andare a giocare noi altri. Ma scherzi a parte, come al solito iniziamo con una sorta di sommario di quello che saranno gli argomenti di questo editoriale. Chiudiamo al volo su Sandro Tonali, perché si è detto tutto, il contrario di tutto, si è detto tanto, forse troppo, sia su Sandro, sia su quello che ha fatto il Milan, sia su quello che è stata l'operazione con il Newcastle, giusto, sbagliato, lacrime, non lacrime, insomma. Proveremo un attimo a mettere un punto definitivo su questa vicenda. Dopodiché non ci spostiamo nemmeno troppo, perché parleremo di centrocampo, un centrocampo che in questo momento è un foglio bianco, se non con 2 nomi vergati, quelli di Tommy Pobega e Rade Krunic, e ne parliamo tra poco di centrocampo, perché è in questo momento il reparto con più problematiche e anche da riempire, insomma è anche una pagina bianca, tra poco ne parliamo proprio di questo. Una piccola chiosa su Arda Güler, perché poi ne parliamo alle 10 in obbligo di riscatto, ma qualcosa iniziamo a dire anche qui già sul talento turco, e poi facciamo un discorso generale su algoritmo e quello che, insomma, questa parola si porta dietro, forse un po' troppo abusata in questo momento. Proveremo un attimo a chiarire la questione algoritmo, ma non solo. Ricominciamo un attimo da Sandro. Come detto, si è detto veramente un po' tutto il contrario di tutto, soprattutto in un primo momento su Sandro, in un secondo sul Milan. Come abbiamo già detto in qualche altra occasione, io onestamente non voglio fare né colpe né colpevoli, né carnefici né innocenti, ma perché è giusto così non indicare nessuno dicendo mamma, guarda, l'ha fatto prima lui, io non c'entro niente. A me sembra che in questo momento sia anche abbastanza stucchevole fare questo tipo di discorsi. Il Milan ha reputato congrua un'offerta del Newcastle da 70 più bonus per Sandro Tonali. Il tempo, io parlo solo di campo in questo momento, il tempo ti dirà se questa cifra sarà stata corretta da utilizzare per il mercato, e in questo caso prima di tutto da accettare. Poi tra un anno, tra 2, ci sediamo intorno a un tavolo e diremo no, è stato fatto un errore sesquipedale, oppure è stata fatta un'operazione lungimirante perché a quella cifra era da vendere. Questo lo dirà solo e soltanto in campo. Quello che in questo momento è giusto rispettare è il cuore dei tifosi del Milan, o meglio, una buona parte dei tifosi del Milan, perché non è mai giusto generalizzare e non è nemmeno giusto dare patenti di tifo del tipo ha più senso il tifoso che si lamenta o ha più senso il tifoso che non si lamenta della cessione di Sandro. Ma non è una questione di, diciamo così, di essere democristiani, è questione di essere un po' più, cercare di essere un po' più freddi. Io purtroppo da un certo punto di vista me lo devo permettere di fare questo tipo di discorso, e quindi lascio la libertà, l'ampissima libertà ai tifosi del Milan, che invece non se ne vogliono proprio far dire che la cessione di Sandro poteva essere anche corretta, di pensare semplicemente che siccome Sandro Tonali era A, un pezzo di cuore, B, il capitano disegnato, scusate, designato, sto facendo confusione, ma soprattutto era un giocatore nel quale molti tifosi del Milan si vedevano per come giocava, per come si comportava, per quello che aveva dichiarato di essere per lui il Milan. Insomma, si portava dietro un carico ben diverso rispetto a una semplice cessione tipo alla Mike Maignan, per intenderci. Non è soltanto per il valore del giocatore, anzi,
per paradosso io penso di, diciamo così, capire quello che possono essere, soprattutto chi dice no, Sandro Tonali no, ne fa anche non solo una questione tecnica, anzi soprattutto ne fa un altro tipo di questione, ovvero è stata venduta quella che per molti tifosi era l'anima del Milan. Per me stesso, devo essere onesto in questo caso, io penso che Sandro Tonali fosse realmente l'anima del Milan e l'ho fatto vedere in tutta la scorsa stagione, abbassando la testa e correndo come un disperato in giro per il campo, tralasciando anche quella che poteva essere la sua qualità tecnica e mettendola anzi in un certo senso anche un po' sacrificandola sull'altare di quel Milan dell'ultima parte di stagione dove insomma la qualità si era un pochino andata a perdere. Un Sandro Tonali che ha suonato la carica nel derby d'andata, un Sandro Tonali che ci ha messo sempre la faccia, un Sandro Tonali che in un modo o nell'altro cercava sempre di dare quel qualcosa in più anche quando non ce l'aveva, ed era forse quello in cui il tifoso del Milan si vedeva di più. Detto ciò, siccome è stata una scelta del Milan, qui abbiamo detto del calciatore che comunque ha deciso senza pistola alla fronte, senza alcun tipo di pistola alla fronte, di prendere un certo tipo di ingaggio. Vuoi perché il Milan lo ha messo alla porta? Non lo sappiamo. In questo momento vi direi una bugia a dire che è stato il Milan a costringere Sandro Tonali a partire. Perché non lo so, non perché non lo voglia dire. In questo momento proprio non lo so e non lo voglio dire, perché altrimenti farei e direi anche una bugia. E dire bugie soprattutto sulla questione di Sandro mi sembra anche particolarmente scorretto. Mi sembra anche il caso di dire che il Milan razionalmente, lecitamente, ha scelto di vendere Sandro Tonali. Detto questo, siccome è lecito vendere Sandro Tonali, non c'è anche qui nessuno che ti mette una pistola alla fronte e ti dice devi vendere assolutamente Sandro Tonali, perché anche in questo caso Sandro Tonali non è andato a bussare per primo al quarto piano di casa Milan per farsi vendere, ma è stata un'operazione dove entrambi alla fine, chi prima, chi dopo, ha dato il suo ok per partire. Ora, in entrambi i casi, la richiesta, siccome è una richiesta che è valsa anche per il passato, perché guerre, guerrine e guerricciole è giusto mettere da parte e farle finire, perché sono stati anni di guerre e guerricciole che hanno anche un po' tolto delle energie e tolto anche delle possibilità al Milan di essere ancora meglio di quello che ha fatto. E siccome ha vinto lo scudetto, è arrivato in semifinale di Champions League, ha costruito una rosa di assoluto valore, con ancora più energia, ancora più tempo a disposizione per farlo, probabilmente sarebbe fatto anche meglio. Ma detto ciò, guerre, guerrine e guerricciole, oppure dita puntate dicendo è colpa sua e noi non c'entriamo niente, oppure provare a uscire dai educandi in una situazione dove è lecito fare un'operazione del genere, mi sembra particolarmente sbagliato. Si è fatta l'operazione, petto in fuori, faccia alta e si va avanti. Si prende oneri e onori dell'operazione. In questo momento per i tifosi del Milan sono più oneri perché ti stanno dicendo che era qualcosa di sbagliato da fare, magari tra un anno, tra due, chissà, magari solo per il campo, vi dico, sarà un onore invece. Ma questo, come detto, lo dirà al campo. Mi sembra anche di averne parlato fin troppo, volevo fare solo una chiosa, invece sono arrivato particolarmente lungo. Vado velocemente sul centrocampo perché è finita, diciamo così, la lista dei centrocampisti è finita a quella che vi ho fatto poco fa, ovvero Rade Krunic e Tommaso Pobega. Ora, il Milan con ogni probabilità l'anno prossimo giocherà a 3 a centrocampo. Vedremo se Daichi Kamada sarà un giocatore del Milan, perché c'è un lungo discorso di liste extracomunitarie da fare, perché Chukwueze piace ma è extracomunitario, Güler piace ma anche lui è extracomunitario, così come Daichi Kamada piace ma anche lui è extracomunitario, e già quindi in questo caso ne salterebbe uno, e così anche salterebbe ad esempio il Chukwuemeka della situazione o qualsiasi altro giocatore extracomunitario, perché la regola parla chiaro, ne entrano soltanto 2, non più di 2, perché si è anche cercato, si è fatto anche un po' di confusione, non è che se per caso dovesse partire il terzo extracomunitario ne entrano 3, no, ne entrano solo e soltanto 2. Ora, detto ciò,
mi sembra che il nostro centrocampo debba essere quello che meriti più attenzione, per un semplice fatto, perché in questo momento non c'è centrocampo. C'è un giocatore che quest'anno ha preso un po' i gradi del titolare, soprattutto nella seconda parte di stagione, ovvero Rade Krunic, e c'è un giocatore che invece i gradi del titolare non li ha mai avuti, ovvero Tommaso Povega. Il centrocampo finisce qui. Ora, Ismail Benasser c'è, perché non è che me lo scordo, ma le foto anche soltanto di poche ore fa, con ancora il ragazzo in stampelle, parlano abbastanza chiaro. Isma Benasser per la prima parte di stagione non ci sarà, e soprattutto bisognerà incrociare le dita per sperare di averlo in gennaio-febbraio, e a quel punto incroceremo anche le dita dell'altra mano sperando di avere in una buona condizione atletica, perché oltretutto sì, torni a febbraio, ma come torni? Bisogna anche tornare in una buona situazione di forma. Ora, io, piccolo consiglio ovviamente non richiesto, Ismail Benasser quasi quasi non sarei nemmeno per conteggiarlo per il prossimo anno. Mi verrebbe quasi a dire una sorta come se fosse stato un Ibra bis, con tutte le differenze del caso ovviamente. L'anno scorso siamo partiti con Ibra ben sapendo che sarebbe stato un di più. Ecco, per solo e soltanto l'anno prossimo Ismail Benasser lo conterei come qualcosa in più. Abbiamo bisogno del centrocampo, abbiamo bisogno di tanti centrocampisti, e soprattutto, visto anche l'assenza di Benasser, vista anche la partenza di Sandro Tonali, che quel ruolo lo ha fatto, serve un giocatore di ordine e di piedi, serve un giocatore tecnico, non serve solo e soltanto quello che in questo momento possiamo derubricare una sorta di sostituto di Kessie un anno dopo. Ora, il nostro centrocampo va costruito molto bene, con un mediano che sappia costruire il gioco, che altrimenti, come abbiamo visto anche nella scorsa stagione, quando facciamo fatica a costruire non c'è nessuno che ha né la capacità tecnica né probabilmente, diciamo così, la consapevolezza di essere in grado di farlo, quindi di proporsi ai compagni di dar la palla, e si va spesso e volentieri lunghi, cosa che l'anno scorso abbiamo fatto, anzi abbiamo abusato di questa palla lunga, che non è sbagliata in sé per sé, ma quando viene abusata e soprattutto quando non viene pensata e costruita, rischia di essere semplicemente una palla lanciata su a caso. Ora, visto che il nostro centrocampo è da costruire molto molto bene, io dedicherei A, risorse, e soprattutto B, tante delle nostre idee e anche, chissà, dei posti da extracomunitario al centrocampo, perché insomma, se per l'esterno ne possiamo magari dedicare uno, fare, che so, la coppia Güler-Chukwueze ti limita un po' nel margine di manovra del centrocampo, a meno che tu non hai già individuato ovviamente dei centrocampisti comunitari e o vivaio Italia. E anche qui sarebbe da parlarne, ma ne parliamo magari in un'altra questione. Il vivaio Italia è da considerare come primario, ma non tanto perché non si può giocare a calcio senza avere dei giocatori del vivaio italiano, ma per un semplice fatto: ci sono 17 giocatori che sono liberi per le liste, qualsiasi tipo di vivaio, qualsiasi tipo di crescita da giovane, che sia nelle tue giovanili o nelle giovanili di qualsiasi altra squadra, 17 sono liberi. Poi ci sono i 4 del vivaio Milan, ovvero quelli che abbiamo già in pancia, tra Gabbia, che aprirei comunque una parentesi, potrebbe partire, Davide Calabria, Colombo, poi c'è Daniel Maldini. Insomma, sul vivaio Milan potremmo anche ragionare e starci. Discorso diverso è per il vivaio Italia, dove in questo momento c'è Florenzi e poi ci sarà Marco Sportiello. Ora, come detto, non è che non si può giocare senza questo tipo di giocatori con questa caratteristica, però il rischio di rimanere con una rosa più corta del previsto. E visto che, insomma, nelle ultime stagioni qualche problemino di rosa, soprattutto per la questione infortuni, l'abbiamo avuto, partire con una rosa corta sarebbe strano, diciamo così, e non lo si farà. Spero proprio che non lo si farà. Si rientrava in tutto questo il discorso Davide Frattesi, ma io su Davide Frattesi lascerei la porta ovviamente socchiusa, perché mi sembra molto mentalizzato sull'Inter, e anche con la partenza di Brozovic destinato decisamente all'Inter. Andrei appunto su Arda Güler a questo punto, perché nella giornata di ieri, di domenica, è stato ribadito per l'ennesima volta, quasi a
non so, forse a dar più peso alla questione che Arda Güler è un giocatore che interessa il Milan e il Milan è interessato a pagare la clausola che lo libererebbe dal Fener. Ora, è una notizia non notizia, cioè che il Milan era interessato e che sarebbe stato interessato a pagare la clausola è ormai questione già assodata. La questione di Arda Güler è molto semplice: vince chi convince il ragazzo A del proprio progetto tecnico, perché anche quello rientra, e B, chiamiamole commissioni, perché questo sono, ovvero convincere il padre anche economicamente, perché è il papà in questo momento che cura gli interessi di Arda Güler, non c'è nessun agente di alto livello che ne cura gli interessi. Qualcuno ha provato già a affacciarsi ovviamente a un ragazzo così di gran talento, ma ancora è soltanto il papà che ne cura gli interessi. Quindi la corsa ad Arda Güler la vince chi soddisfa il papà economicamente e soddisfa il ragazzo dal punto di vista tecnico. Ora, se il Real Madrid magari, è inutile nascondersi, ha un appeal superiore al Milan in questo momento, ma può garantire solo e soltanto o un posto in questo momento da comprimario o soltanto un anno in prestito per poi essere rivalutato in futuro, è ovvio che il Milan si può giocare la carta di un posto in squadra. Non credo si possa giocare una carta da titolare, ma un posto di gran rilievo nel progetto anche del prossimo futuro, assolutamente sì. Cosa che ad esempio con Marcus Thuram non ho voluto diciamo così, volontariamente parlare di Marcus Thuram in questo editoriale, perché anche qui se ne è parlato veramente troppo. Diciamo che fino a pranzo del venerdì le indicazioni da tutte le parti era che l'affare era praticamente chiuso, poi in poche ore è cambiato tutto quanto. Brava l'Inter che ha deciso di mettere più soldi, diciamo così. Poi, come detto, per Sandro Tonali, stessa cosa. Oneri e onori, il Milan ha deciso di non andare oltre, per me giustamente, perché è un buonissimo giocatore, ma non da strapagare. Che si poteva magari fare qualcosa di più prima per evitare che all'ultimo momento si inserisse l'Inter, lo penso, sì. Penso si potesse dare una sorta di out-out al giocatore, non trascinarlo fino all'ultimo secondo esponendoti al rischio, però questo è stato. Ma siccome non ne voglio parlare, ne abbiamo già parlato parecchio, ne parleremo magari in altre questioni, altrimenti se no si va veramente lunghi. Chiuderei con la questione algoritmo. Due cose soltanto, perché si rischia di fare un po' di confusione e anche magari di sbagliare qualcosa nella valutazione di quello che vorrà costruire il Milan. Detto che siamo al 24 di giugno e quindi un mese già bello che è andato, bisogna molto mettersi in moto, molto, perché il tempo inizia a essere un pochino, ma non perché è il 24 cos'è oggi? Il 20, anzi il 26, altro che il 24, il 26 di giugno. Bisogna mettersi in moto per un semplice fatto: tante caselle sono libere, compresa quella dell'attaccante che pensavamo di aver riempito con Marcus Thuram. Ma sull'algoritmo e quant'altro si sta facendo un po' di confusione, ovvero non vuol dire solo e soltanto i giocatori di 18-19 anni alle prime esperienze che ancora non sono esplosi, vuol dire anche loro, vuol dire anche giocatori di 25-26 anni che magari sono reduci, che so, da una stagione di passaggio, da una stagione dove l'allenatore non li ha visti particolarmente, oppure sono ancora in una squadra che non li ha visti essere protagonisti in Europa, oppure giovani come Chukwueze che in Europa si sono già affacciati col Villarreal e hanno già fatto anche delle ottime partite, ad esempio al Bernabeu contro il Real Madrid, ma ancora non sono esplosi e magari hanno solo un anno di contratto, oppure semplicemente anche dei giocatori che per forza di cose non sono semplicemente giovani, ma hanno anche 30-31 anni, ma non, diciamo così, un impatto sulla rosa che, diciamo così, viene pensata e garantita da questa sorta chiamiamolo algoritmo, ma non è un algoritmo, che ovviamente si fa tutto con le tabelle, con i numeri, si deve fare anche e soprattutto con le persone, e l'abbiamo visto con Marcus Thuram, quanto contano
ahimè, in Italia i rapporti di forza su chi ha tanta esperienza, e in alcuni casi fa valere anche questo tipo di esperienza. Quindi non starei a vedere i giocatori né per l'età né per quello che hanno fatto ultimamente, cioè se noi pensiamo di andare a vedere il prossimo attaccante del Milan come, che so, Almanacco, l'anno scorso ha fatto 25 gol e 8 assist, siamo fuori strada. Uno, perché un giocatore da 25 gol e 8 assist costa fuori dalla nostra portata e quindi non è questo il nostro obiettivo che ci possiamo permettere, né in questo caso dobbiamo andare a vedere giocatori che hanno già fatto qualcosa di impattante e che quindi le società ti fanno pagare oltre quelli che magari anche il loro stesso valore. Quindi sia per il centrocampo che per l'attacco non mi baserei su quanti gol ha fatto, quanti assist ha fatto, ma su che potenzialità ha questo giocatore. È un discorso che magari può fare un tecnico, soprattutto tipo Moncada, più che noi, semplici profani del calcio. Però quello che c'è di sbagliato su questo argomento è che si è semplicemente derubricato a giovani sconosciuti del campionato uzbeko che vengono qua a 18-19 anni. Non è così, è un discorso molto più a 360 gradi che coinvolge tutti i giocatori possibili sul mercato. Noi siamo arrivati in chiusura, ci ritroviamo lunedì prossimo per l'editoriale, oppure tra poche ore per obbligo di riscatto per le ultime novità sul Milan. Se vi è piaciuto, like, mi sono dimenticato di dirvelo all'inizio, ma se siete arrivati addirittura fin qui mettete ovviamente like. Grazie per essere stati qui con me, più che con noi, grazie davvero, ci ritroviamo tra poco per obbligo di riscatto.